Bene ragazzi, ben ritrovati, buonasera. Ultima lezione sulla Germania dal 1850 circa alle soglie della prima guerra mondiale. Abbiamo visto che Bismarck si deve dimettere, finisce la sua lunga epoca di cancelliere della Germania nel 1890 perché il nuovo Kaiser, il nuovo imperatore di Germania succeduto a Guglielmo I, cioè Guglielmo II, non accetta la politica di equilibrio, di pacificazione europea di Bismarck. E Guglielmo II vuole una Germania forte e pensa che la Germania debba risolvere le questioni con le altre potenze con delle guerre, pensando di poter vincere le guerre. Anche da un punto di vista coloniale vuole più territori rispetto a quelle poche 4 colonie in Africa che Bismarck era riuscito a ottenere. Una politica aggressiva, provocatoria da parte del nuovo Kaiser Guglielmo II, che, come abbiamo visto, alla fine finì per provocare lo scoppio della prima guerra mondiale. Guglielmo II disse la famosa frase: anche noi abbiamo diritto ad un posto al sole, che non significa anche noi abbiamo diritto a vedere in televisione la fiction di Rai 3 ambientata a Napoli, Un posto al sole, ovviamente. Anche noi abbiamo bisogno di un posto al sole, significa anche noi dobbiamo essere una grande potenza coloniale. Un posto al sole non è solo un'espressione per dire, per significare un posto al sole, cioè un ruolo importante. Il sole qual è? È quello che non c'è in Germania. Il sole è quello dell'Africa. Abbiamo bisogno di un posto al sole, abbiamo bisogno di un grande impero coloniale. 1890 va sul trono Guglielmo II, Bismarck viene dimissionato dallo stesso Guglielmo II, non c'è più Bismarck, le altre potenze non si fidano più. Che succede? Nel 1894, dopo 4 anni, succede proprio quello che Bismarck voleva che non succedesse, e succede quello che fino ad allora Bismarck aveva impedito che succedesse. La Francia si allea con la Russia. Bismarck aveva fatto tutto quello che poteva per evitare questo, ma il suo lavoro viene vanificato dalla politica aggressiva di Guglielmo II, che, mettendosi in urto anche con la Russia, cosa fa Guglielmo II? Vi ricordate il trattato di controassicurazione tra Germania e Russia? Fatto da Bismarck e da Guglielmo I, Guglielmo II non lo rinnova, non rinnova l'alleanza con la Russia, il trattato segreto di controassicurazione. La Russia si sente in pericolo, fa quello che Bismarck era riuscito a non fargli fare per decenni. La Russia si allea con la Francia. Le altre potenze, grandi potenze europee che Bismarck era riuscito, ricordate, a tenere divise tra di loro, si alleano tra di loro. Questo è il risultato della politica aggressiva di Guglielmo II. La Francia e la Russia nel 1894 formano la duplice alleanza. A Guglielmo II non importa niente, lui vuole lo scontro militare. Nel 1898, attenzione, la Germania inizia a costruire una grande flotta da guerra. La Germania non aveva una grande presenza sui mari, inizia a costruire una flotta da guerra che in pochi anni diventerà potentissima. Questo è inaccettabile da parte della Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva sempre basato la sua politica estera sul dominio dei mari, da secoli. Già la Germania metteva in crisi la Gran Bretagna con l'esportazione delle proprie merci ottime, quindi era un concorrente commerciale, economico. Adesso diventa anche un concorrente militare. La flotta da guerra della Germania è inaccettabile per la Gran Bretagna. La Gran Bretagna si basava sempre su questa equazione, posto che la Gran Bretagna è X, la prima potenza navale, la Gran Bretagna faceva questa equazione. La potenza navale della Gran Bretagna, cioè X, doveva essere, attenzione, maggiore non soltanto della seconda potenza, ma anche Y, della somma tra la seconda potenza
è la terza potenza, cioè Z, d'accordo? Cioè, data la Gran Bretagna come X, come prima potenza navale, la seconda potenza navale la chiamiamo Y, la terza potenza navale la chiamiamo Z, la Gran Bretagna, cioè X, doveva essere sempre maggiore della somma di Y più Z, quindi non solo maggiore come flotta della seconda potenza con la flotta, ma maggiore della somma delle flotte della seconda e della terza potenza navale. Situazione che ormai era impensabile, la flotta da guerra tedesca era potentissima, d'accordo? E allora, che cosa fa la Gran Bretagna? Prima di tutto abbiamo una corsa agli armamenti, perché la Francia, la Germania si riarma fortemente. Ovviamente la risposta della Gran Bretagna, ma anche della Francia, è un aumento delle spese militari, non solo per la flotta, ma per l'esercito. Abbiamo quindi un riarmo complessivo in Europa, ma ovviamente, magari avete già capito, si completano quelle alleanze delle altre potenze non alleate con la Germania che Bismarck era riuscito a impedire. Nel 1904 abbiamo la Entente cordiale. Di fronte all'intesa cordiale, in francese Entente cordiale, di fronte alla sfida della Germania, la Gran Bretagna esce dallo splendido isolamento e si allea con la Francia, d'accordo? Quindi capite ancora meglio, tutte le grandi potenze che Bismarck era riuscito a tenere separate, subito dopo il suo dimissionamento si alleano tra di loro. Si alleano prima di tutto, ricordate, a tre per la proprietà transitiva. Duplice alleanza 1894, Francia e Russia sono alleate insieme. Entente cordiale 1904, Francia e Gran Bretagna sono alleate insieme. Quindi praticamente, capite, Gran Bretagna e Russia sono alleati attraverso la Francia per proprietà transitiva. Non so se mi spiego. Di fatto sono alleati a tre. Nell'altra grande alleanza europea, ovviamente la triplice intesa. Anche se la triplice intesa, attenzione, sarà formalizzata soltanto nel 1914, la vigilia dello scoppio della Grande Guerra, Gran Bretagna, Francia e Russia, di fatto questi tre sono alleate a tre sin da prima. Infatti tutti negli ambienti militari, giornali, eccetera, parlano già di triplice intesa tra Francia, Russia e Gran Bretagna, anche se ufficialmente questa sarà firmata soltanto nel 1914. Quindi la Germania ha fatto alleare contro di essa tre potenze importantissime come Russia, Francia e Gran Bretagna. Capite bene che queste alleanze a tre sono molto importanti perché forniranno lo schema che spiega lo scoppio della prima guerra mondiale e ovviamente che spiega gli schieramenti nella prima guerra mondiale, perché ad eccezione dell'Italia che non seguirà la triplice alleanza e si schiererà con la triplice intesa, ovviamente la prima guerra mondiale si farà così, che la triplice alleanza Germania e Austria, no l'Italia, entrerà in guerra contro i paesi della triplice intesa, cioè Francia, Gran Bretagna e Russia. Sono le due alleanze a tre che poi scatteranno automaticamente come in un effetto domino, come in un movimento automatico nel 1814, trasformando la guerra tra Austria e Serbia per l'attentato di Sarajevo in una guerra in cui tutti gli alleati dell'Austria, tranne l'Italia, scendono in guerra con l'Austria e quelli della triplice intesa scendono in guerra contro Austria e Germania. E quindi questo è il bel risultato di Guglielmo II, che peraltro una guerra come la prima guerra mondiale la desiderava, comunque l'aveva messa in conto. Continua a comportarsi in maniera arrogante e aggressiva Guglielmo II. Abbiamo due crisi marocchine
nel 1905 e nel 1911. La Francia, dopo aver occupato l'Algeria e dopo aver occupato la Tunisia, occupa anche il Marocco. La Germania non è d'accordo e cerca di impedire che la Francia occupi il Marocco, con 2 interventi militari, per quanto ridicoli, che passano alla storia come crisi marocchine. La Germania non ha nessuna vera possibilità di impedire alla Francia di occupare il Marocco, la Francia era già nel Marocco, però così nel 1905 e nel 1911 crea degli incidenti, fa sparare da una cannoniera tedesca contro i soldati francesi sulle rive della Tunisia, in un altro caso minaccia un intervento. Capite, sono cose da buffoni, sono soltanto provocazioni per dire noi vogliamo la guerra, ma la Germania non è che attacca davvero, capite, la Francia in Marocco, fa 2 provocazioni che comunque causano 2 crisi internazionali tra il 1915 e il 1911, la guerra viene sfiorata, però la diplomazia la evita finora. Poi questa guerra scoppierà ovviamente nel 1914. Perché scoppia la prima guerra mondiale? L'abbiamo visto, c'è la rivalità tra Francia e Germania, c'è la rivalità commerciale tra Germania e Gran Bretagna. Tenete conto che a partire dal 1906 la Gran Bretagna subisce, sia pur limitatamente, un'altra crisi economica, mentre la Germania no. La Gran Bretagna e la sua capacità di esportare merci, il suo potenziale industriale, declina all'inizio del 600, soprattutto a partire dal 1906. E indovinate invece quale potenza aumenta ai danni della Gran Bretagna la sua capacità di esportazione di merci? La Germania. Quindi la Germania, sul piano prettamente tecnologico, industriale, commerciale, stava acquistando potenza rispetto alla Gran Bretagna. Quindi se le vere cause della prima guerra mondiale, la causa scatenante vera è la rivalità tra Gran Bretagna e Germania, per chi dovesse essere la potenza egemone in Europa e forse nel mondo. E un'altra causa potrebbe essere ovviamente il revanchismo francese, le tensioni tra Francia e Germania, naturalmente, oppure le tensioni tra Austria e Russia. Voi sapete già che la causa scatenante è nei Balcani, nella rivalità tra Austria e Russia nei Balcani. Abbiamo già visto che questa rivalità si accentua e rischia di diventare guerra a causa della crisi dell'impero ottomano che perde territori. Succedono alcune cose prima del 1914 che faranno precipitare la situazione. Prima cosa, nel 1808 l'Austria si prende, cioè annette direttamente la Bosnia-Herzegovina. Vi ricordate che dal congresso di Parigi l'Austria aveva ottenuto la Bosnia-Herzegovina come protettorato, invece adesso nel 1808, spalleggiata la Germania, l'Austria annette direttamente la Bosnia-Herzegovina. Questa è una provocazione inaccettabile per la Serbia, che pretende nazionalisticamente, irredentisticamente, di ottenere la Bosnia-Herzegovina, che considera un proprio territorio. E quindi per questo scoppierà la prima guerra mondiale. Ma questa rivalità tra Austria e Serbia è accentuata dal fatto che la Serbia diventa più grande e più potente, finendo per avere un confine in comune con l'Austria che prima non aveva. A seguito di cosa? A seguito della prima e della seconda guerra balcanica del 1912 e del 1913. E arriviamo proprio alle soglie della prima guerra mondiale. L'impero ottomano viene attaccato nuovamente dalle nazionalità in rivolta, d'accordo? Nel 1912 viene attaccato l'impero ottomano da Bulgaria,
da Serbia, da Montenegro e da Grecia. Questa è la prima guerra balcanica nel 1912. Questi stati, che ovviamente abbiamo parlato prima, erano già indipendenti, Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia, attaccano l'impero ottomano, la chiamiamo Turchia, per conquistare altri territori. L'impero ottomano dimostra immediatamente la propria debolezza e perde rapidamente i territori. È inutile che vi dica che questi stati vengono aiutati dalla Russia. La Russia, anche per una questione ideologica, i russi sono ortodossi, i serbi sono ortodossi, quindi sono fratelli di fede, c'è una solidarietà religiosa. Anche una parte dei bulgari, peraltro, sono ortodossi, d'accordo? Anche i greci sono in buona parte ortodossi, quindi la Russia si fa promotrice dell'espansione di questi paesi nei Balcani, espansione di questi paesi nei Balcani che è come la peste per l'Austria. Quindi conquistano molti territori, d'accordo? Allora, in più ci sono dei territori di cui non si sa bene cosa fare. L'Albania, la Macedonia, la Tracia. Ripeto che ognuna di queste nazionalità ancora forse si odiano tra loro, odiava tutte le altre. La Bulgaria vuole diventare grande Bulgaria sottomettendo gli altri stati. La Serbia vuole diventare grande Serbia, che era esistita per poco tempo nel Medioevo, sottomettendo tutti gli altri slavi del sud, gli jugoslavi, slavi del sud. Serbia diceva di aver diritto di possedere il Montenegro, la Bosnia che apparteneva appunto all'Austria, l'Albania, la Macedonia, la Tracia e così via. Anche tra i nostri fratelli albanesi c'erano i nazionalisti che dicevano che l'Albania era superiore, bisognava costruire una grande Albania che dominasse la Serbia. Quindi insomma, cosa succede? Vincono la prima guerra balcanica contro la Turchia, questi 4 stati, però non si mettono d'accordo sulla spartizione dei territori conquistati e quindi cosa succede? Che nel 1913 combattono tra di loro nella seconda guerra balcanica, d'accordo? Siccome la Bulgaria vuole prendersi la maggior parte dei territori, la seconda guerra balcanica è tra Serbia, Montenegro, Grecia e anche Romania, che non aveva partecipato alla prima guerra balcanica, contro la Bulgaria. Chiaro? Quindi la prima guerra balcanica 1912 sono tutti contro l'impero ottomano che viene sconfitto. La seconda guerra balcanica sono i paesi che hanno sconfitto l'impero ottomano che si scontrano tra di loro, cioè tutti contro la Bulgaria, perché litigano sull'appartenenza dei territori contesi, d'accordo? Intervengono anche le grandi potenze, si fa una conferenza internazionale nel 1913, la Bulgaria viene sconfitta, tra l'altro la Bulgaria combatte con l'impero ottomano che quindi riesce a mantenere alcuni territori, l'impero ottomano non li perde tutti, Tracia e Macedonia continuano a appartenere all'impero ottomano e la Bulgaria viene ridimensionata, attenzione, seconda guerra balcanica, a favore della Serbia che diventa molto più grande. Quindi alla fine della seconda guerra balcanica già la Serbia odiava l'Austria perché si era presa la Bosnia. Adesso, alla fine della seconda guerra balcanica, la Serbia è diventata molto più grande, ha acquisito molti territori, ha un confine che prima non aveva, un confine diretto con l'Austria, d'accordo? E questo è il terreno pronto per l'attentato di Sarajevo e per la guerra dell'Austria contro la Serbia che poi farà scattare la prima guerra mondiale. Altra decisione della conferenza di pace è che la piccola Albania diventa indipendente, però piccola non come grande Albania come vogliono i nazionalisti albanesi. Nel 1913 l'ultimo paese dei Balcani, dopo secoli, l'ultimo a ottenere ufficialmente l'indipendenza è la piccola
Albania. Quindi l'ostilità, l'odio tra Austria e Serbia, l'aggressività, le provocazioni continue, il terrorismo addirittura che la Serbia organizza apertamente in territorio austriaco in Bosnia, saranno poi con l'attentato di Sarajevo la causa della prima guerra mondiale. La Germania, come avete visto, non ha più interesse a mantenere la pace con Guglielmo II e non lo farà dopo l'attentato di Sarajevo. Guglielmo II porta avanti una politica militarista e aggressiva all'esterno e anche una politica ancora più autoritaria di Guglielmo I all'interno. Dopo la cacciata di Bismarck, che cosa fa Guglielmo II, il nuovo Kaiser? Nomina dei primi ministri, dei cancellieri che a differenza di Bismarck hanno poco potere. Uno dei primi che nominerà, che governerà a lungo, sarà Foncaprivi, ma non importa più. Dopo le dimissioni di Bismarck, a differenza di Guglielmo I, Guglielmo II governerà direttamente la Germania. Il Parlamento non conta niente e anche i primi ministri che lui nomina non contano niente. A differenza di Bismarck non governano davvero. A differenza di Guglielmo I, Guglielmo II governa in maniera diretta, governa da solo la Germania. Bene ragazzi, allora noi adesso abbiamo spiegato in queste lezioni la storia della Germania, prima della Prussia e poi della Germania unita, perché viene unita dalla Prussia, più o meno dal 1850 fino al 1914. Avete visto che oltre alla Germania abbiamo parlato della diplomazia, delle alleanze, di altre cose, perché la Germania è al centro di questa diplomazia, di queste alleanze, quindi abbiamo parlato marginalmente anche di fatti che riguardano altri stati europei. Inoltre abbiamo parlato in generale dell'economia dell'Europa. Ritorneremo sull'economia con una lezione apposita sulla seconda rivoluzione industriale e su altre faccende dell'economia in questo periodo. Abbiamo solo sfiorato naturalmente il colonialismo europeo, parleremo a parte, una lezione intera, del colonialismo europeo e della spartizione dell'Africa e dell'Asia tra le varie potenze europee. E seguiremo sempre il filo, come vi ho detto, degli stati-nazione, parlando di ciascuna potenza ogni volta di una potenza diversa. La prossima volta parliamo della Francia dal 1850 circa, anzi dal 1852. Vi ricordate che siamo rimasti qui da quando Luigi Napoleone III è diventato imperatore con il plebiscito nel 1852. Parleremo anche questa volta della Francia dal 1852 fino all'inizio del Novecento e poi faremo la stessa cosa con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Giappone e anche con paesi per i quali c'è meno da dire, come per esempio l'Austria oppure la Russia, d'accordo? Faremo così, seguiremo il filo delle vicende di ogni Stato-nazione. Dopo la Germania, la prossima volta parliamo della Francia, ovviamente però le vicende di ogni Stato-nazione dal 1850-60 fino al 1914 si intersecheranno più volte e io ripeterò o
farò riferimento, richiamerò ad alcune cose che ho detto in queste lezioni o che dirò successivamente. Alla prossima.